Ciao a tutti, bentornati alla baita. Come avrete potuto intuire, ho deciso di iniziare ad approcciarmi col tetto della baita dietro. Sto studiando un pochino, sto cercando di capire. Adesso ho steso anche una corda proprio per garantirmi un minimo di sicurezza. Ho ancorato la corda dall'altro lato della baita in modo che dovessi fare uno scivolone almeno qualcosa a cui attaccarmi, ecco. Sto iniziando a studiare un pochino come sistemare la parte superiore. Come vi avevo già spiegato, questo tetto è in buono stato, ma c'è una parte che va rivista completamente, che è quella superiore. Di conseguenza andranno spostate tutte le piode. È quello che ho intenzione di fare io, senza rimuoverle completamente e portarle a terra, che significherebbe un grande peso. Sto facendo dei vari tentativi, sto studiando dei sistemi per trascinarle e tenerle lì ferme. Se sarà possibile bene, altrimenti mi farò aiutare da qualcuno per fare questo lavoro. Comunque non c'è fretta, con molta calma e soprattutto molta prudenza inizierò un pochino a studiare e a rimuovere le piode, a rimuovere i legni marci e poi pian piano a risistemare il tutto. Ma oggi più che altro volevo condividere con voi un altro, tra virgolette, traguardo, se vogliamo definirlo così. Dopo i 1000, 10.000, 100.000 iscritti, oggi volevo condividere con voi i miei 5 anni di baita. Sì, sono esattamente 5 anni, faccio partire il compleanno della baita dal gennaio del 2018, quindi sono passati già 5 anni e purtroppo siamo tutti invecchiati di 5 anni, compreso io. Comincio ad avere qualche dolorino alla schiena vario e non solo, mentre sono qui a fare le mie cose. E devo dire che è stata, un'avventura partita praticamente a mani nude e casualmente, perché io quando sono partito qui sono partito scherzando col canale YouTube, non ci avrei puntato assolutamente nulla. È stato un po' la fortuna, un po' l'aver azzeccato un argomento di interesse per molti e quindi alla fine sono stato accompagnato in questa avventura da più di 100.000 persone ed è una cosa assolutamente assurda, non ci avrei mai e poi mai pensato, non ci avrei mai creduto, ecco. Questo cosa ha comportato? Ha comportato tutta una serie di cambiamenti. Nel senso che, come vi dicevo, sono partito a mani nude con pochi attrezzi manuali e pochissimi soldi del resto, quindi era tutto fatto veramente al risparmio, in modo per arrangiarsi, ecco. Sto seguendo ancora questa filosofia, ma devo dire che grazie a tutta una serie di collaborazioni che poi si sono venute a creare, grazie anche comunque a degli introiti derivati dal canale, sono riuscito per prima cosa a comprare questa proprietà dietro e a garantirmi di essere l'unico qui su questo alpeggio, che sicuramente è motivo di tranquillità. E poi sono riuscito anche ad avere dell'attrezzatura che mi ha agevolato tantissimo nei miei lavori, ha velocizzato tante cose e di conseguenza non ho ripudiato del tutto la tecnologia e tutt'altro, ho iniziato veramente ad abbracciare queste nuove tecnologie anche soprattutto esclusivamente ormai con rinnovabili, quindi tutto questo sistema di attrezzature, una volta che le abbiamo, diventano praticamente a costo zero perché non hanno bisogno di carburanti e nulla. Diciamo che ho tutto una serie di strumenti che mi permettono di lavorare meglio e più velocemente. Come sapete, qui bene o male faccio tutto da solo. Ogni tanto capita che viene qualche amico a dare una mano, qualche amica anche a dare una mano, ma tendenzialmente non faccio affidamento su nessuno e così voglio fare anche per il tetto. Non so se sarà un ragionamento davvero fattibile questo, comunque lo scopriremo. Vi dicevo 5 anni, quindi è già passato un bel po', sono state fatte tantissime cose qui, ma soprattutto diciamo che è stato proprio il viaggio la cosa bella. Tutta la serie di esperienze che ho vissuto, tutta la serie di cose che ho imparato nel corso di questi 5 anni e devo dire che sono veramente molto soddisfatto e appagato di tutto questo percorso e del risultato che ho ottenuto e sto ottenendo. Quindi non posso sicuramente lamentarmi e devo dire che tornando indietro con la mente tutti i miei timori iniziali
tutte le mie incertezze che avevo quando ho acquistato questa proprietà sono svaniti e anzi mi hanno molto arricchito proprio a livello personale, sia per quanto riguarda le cose che ho imparato che anche a livello proprio mio, personale, tutte le esperienze che ho vissuto qui, anche molto spesso da solo, l'arte del sapersi arrangiare e così via. Oggi avevo il piacere più che altro di condividere con voi qualche foto, perché ho stampato qualche foto degli inizi di questi 5 anni, alcune fasi, delle molte fasi che ci sono state in questi 5 anni, e quindi andiamo a ripercorrere un pochino qualche step iniziale. Allora, questa qui è una delle prime foto che ho scattato quando ho comprato la baita. Era un rudere, fortunatamente con un tetto in buone condizioni. Questa era l'unica cosa che ho, diciamo, considerato importante, ed è anche una cosa che consiglio a voi nel caso doveste cercare una baita. Se avete il tetto in buono stato, soprattutto se si tratta di un tetto in piode, è decisamente una cosa molto molto positiva, perché un tetto in piode è molto complicato e molto caro da sistemare. L'alternativa è rifarlo in lamiera, fattibile, quindi non necessariamente dobbiamo per forza rifarlo in piodi. Questa era la zona sopra, era praticamente totalmente spoglia, non c'era nulla, il tetto era in piode completamente a vista, però vedete anche dal dettaglio della fotografia che comunque era un ottimo tetto, e ho avuto la fortuna anche di avere già un soppalco abbastanza decente. Questo era quello che diventerà il cucinino, quello che attualmente è unito a quella che una volta era la stalla. Anche quello era molto spoglio, non c'era quasi nulla. Qui, quando ho iniziato l'opera di isolamento con i pannelli, e la fase di perlinatura, che è stata quella che mi ha dato la spinta iniziale per andare avanti, perché ho visto che il lavoro si poteva fare. Ho portato su tutti i materiali, non dal sentiero che percorro adesso, che ho aperto nel corso degli anni, ma per tutti i primi 2 anni li ho portati dal paesino, e ho fatto tutto una salita molto ripida, portando tutti i materiali a spalla. Attualmente porto ancora i materiali a spalla, ma mi sono semplificato il lavoro acquistando una motocarriola elettrica che mi permette di portare fino a 75 kg di materiali, un po' faticosamente, ma comunque insomma, rispetto al portare un singolo sacco di malta in salita percorrendo più di 100 metri di dislivello molto ripidi su terreno scosceso, è decisamente un ottimo upgrade. Qui quando ho spianato davanti alla baita, come potete vedere, era ben differente. Vabbè, qui davanti c'era una collinetta, non c'era assolutamente il pezzo in piano che ho creato io e dove ho messo il tavolo, che poi quest'anno ho ulteriormente espanso. E qui era dove c'era la legna senza legnaia, quindi c'era semplicemente un murettino, e poi ho costruito la legnaia. Anche questo è stato un lavoro molto interessante, molto soddisfacente e soprattutto fondamentale ed utile. Qui era sotto la stalla, era una stalla, quindi con un canale di scolo centrale. Ho sollevato le piodde facendomi aiutare perché erano molto pesanti, e ho spessorato con della terra e creato una specie di piano. Qua è quando ho portato la stufa a legna. Questa è una cosa che per alcuni è misteriosa: come hai fatto a portare la stufa a legna su per il bosco? Ovviamente ho cercato appositamente una piccola stufa che potesse essere smontabile. È una parlor stove, è una stufa di Taiwan se non erro, ed è una stufa sì economica, acquistata usata, 50 €, va tuttora molto bene. In futuro sicuramente il sogno è quello di acquistare una bella stufa economica con possibilmente il fuoco a vista,
in modo da avere anche più spazio utile per cucinare, anche forse per risparmiare qualcosina di legna. Questa è veramente una mangialegna incredibile. Comunque l'ho trasportata in 4 viaggi, smontandola completamente a pezzi. Qui è quando ho realizzato il tavolo interno, sempre da materiali di recupero, smontando una delle 2 mangiatoie. Alla fine le mangiatoie, una è ancora montata, è ancora lì, che utilizzo come cassapanca per stoccaggio di vari materiali. Qua è quando ho realizzato il bagnetto esterno durante la pandemia, altro lavoretto soddisfacente, tutte cose che ovviamente ho fatto senza cognizione di causa, tutto ovviamente sempre improvvisando e imparando strada facendo. Qui è il momento della realizzazione della finestra e così via. Queste sono solo alcune foto di alcuni momenti e di alcuni lavori fondamentali realizzati in questi 5 anni. Ora qual è la proiezione futura? Sicuramente le cose cambiano perché, come vi dicevo, grazie anche al canale e grazie a questa crescita che c'è stata inaspettata, ho potuto investire anche un po' di denaro in varie cose. Quindi questa baita diventerà un laboratorio magazzino, col tetto a posto. Una volta che sarà sistemato, eliminerò questa specie di soppalco dove veniva messo il fieno per le bestie e diventerà un grosso open space. Non ho intenzione di fare lavori incredibili, non ho intenzione di isolare l'ambiente, resterà un ambiente molto rustico e sarà il laboratorio, quindi ci saranno dentro una serie di strumenti, la sega circolare, la pialla, un tavolato dove poter lavorare, l'attrezzatura per l'apicoltura e così via. Questo sarà il progetto di questo locale. Di fianco c'è un altro locale che si vedremo. Intanto sistemo questo, costo 0 perché il tetto è in buono stato al 90%, devo sistemare un 10%. Operazione un po' complessa ma fattibile, ripeto, a costo 0 perché si tratta di utilizzare materiali reperibili qua sul posto, esattamente come si faceva una volta. Credo di avervi un pochino fatto un quadro generale della situazione, anche dei progetti futuri. C'è anche un progetto futuro molto fresco del quale non vi parlerò. Vi parlerò tra non molto vi parlerò di questo progetto futuro, perché ho intenzione in qualche modo prima o poi di coinvolgere anche il pubblico in una serie di attività. Anzi, vi posso anticipare una cosa. Una cosa è che sto facendo una scuola, un corso per diventare guida escursionistica, quindi se tutto andrà bene avrò questo titolo e già con questo potrò magari realizzare delle attività e portare qualcuno a fare determinati itinerari. Questa è una delle cose, dei progetti futuri, ma ce ne sono altri, comunque ne parleremo più avanti. Vi ricordo di continuare a supportarmi iscrivendovi al canale, lasciandomi un commento, mettendo un like. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!